Ben ritrovati qui su Dentro la Storia e prima di iniziare il video vi chiedo un attimo di attenzione per il nostro nuovo sito, trovate il link in descrizione, e per il nostro nuovo servizio di newsletter, un servizio esclusivo per tutti voi, i nostri follower, e gratuito. Per poterne usufruire basta iscriversi all'interno proprio del nostro sito e una volta al mese riceverete le ultime novità da parte del nostro canale. Riceverete una timeline mensile, quindi i principali avvenimenti della storia contemporanea, una storia completa in esclusiva, una nostra selezione di libri, film, serie televisive a sfondo storico da gustare e molto altro ancora. Quindi spero di avervi incuriosito e magari ci si rilegge sulla newsletter di Dentro la Storia. La nostra storia di oggi, invece, lo avrete intuito dallo sfondo alle mie spalle, è una storia di carattere navale. È una storia però di mistero, è una storia di navi progettate, ideate, sparite nel nulla e poi dopo tanti anni riapparse. No, non parliamo del triangolo delle Bermude, non parliamo di questioni extradimensionali, extrastoriche, parliamo di argomenti storici e nello specifico col titolo che abbiamo scelto per questo video, cioè La storia segreta delle portaerei di Adolf Hitler. Prima di passare al video, un breve momento di attenzione. Voi tutti conoscete sicuramente l'importanza di navigare sicuri, non solo sui mari, come è argomento del giorno, quanto piuttosto online. Sicuramente utilizzando lo smartphone, il PC, il tablet o magari la console dei videogiochi vi sarete posti il problema. Ecco, noi di Dentro la Storia, lo sapete, da molto tempo abbiamo scelto NordVPN come partner strategico perché ci consente di navigare in tutto il mondo in piena sicurezza, restando al riparo da potenziali minacce. La stessa protezione è disponibile per tutti voi. Grazie all'esclusivo servizio di NordVPN trovate anche in questo caso i link in descrizione e lì potrete trovare una ottima offerta biennale con 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Quindi volete approfondire? Fatelo pure. Intanto noi passiamo al nostro argomento del giorno. Si diceva le portaerei segrete di Adolf Hitler. E allora mi domanderete, ma come, Federico, ma cos'è questa storia? Ma la Germania non ha mai avuto delle portaerei. Torniamo un po' indietro nella nostra storia. Torniamo un po' agli anni 20 e 30, quando il fenomeno della portaerei si afferma in diverse marine. La portaerei era una novità già presente nei primi trattati navali, quelli per ridurre la portata degli armamenti. Ma non tutte le marine del mondo decidono di dotarsene, anche se ad alcune di queste viene riservata una quota. Ne abbiamo già parlato in altri video. Per quello che riguarda la Germania, in quanto potenza sconfitta, non può sviluppare nuovi armamenti, nemmeno sul mare. Deve per lungo tempo barcamenarsi con ciò che resta della vecchia Hochseeflotte, principalmente vecchie navi di vecchia concezione, utili giusto per la difesa costiera, e non può nemmeno pensare di sviluppare l'arma sottomarina o delle novità come appunto la portaerei. E non è l'unica nazione a non sviluppare. Ne abbiamo già parlato anche con l'Italia, che pure ha una quota di portaerei da poter costruire, ma non lo fa fino sostanzialmente alla Seconda Guerra Mondiale, quando le contingenze belliche obbligano la Regia Marina a intervenire, ma sarà un intervento tardivo e che non produrrà alcun risultato pratico. Fatta questa doverosa promessa, la nostra storia inizia nell'agosto del 2006. E allora adesso mi direte, ma come? Ma che oh! Parlavamo di Hitler, poi siamo risaliti agli anni 20, adesso il 2006. Sì, lo so, a volte la storia è fatta di questi salti temporali, ma mi capirete a breve. Agosto del 2006, siamo nel Mar Baltico e viene annunciata alla stampa una clamorosa scoperta. C'è una nave polacca, una nave per le esplorazioni dei fondali. Questa nave sta cercando relitti proprio nella zona del Mar Baltico, davanti alla vecchia Swinemünde, non molto distante da Stettino. I sub si imbattono in un enorme relitto, una nave che era scomparsa 60 anni prima, senza lasciare tracce e lasciando dietro di sé una pletora di leggende, oltre a un dubbio atroce da parte degli strateghi occidentali. La nave che viene ritrovata non è una petroliera, anche se inizialmente si pensava che potesse essere una grossa petroliera. In realtà è una nave da guerra, è una portaerei. È stata costruita in Germania e se ne erano perse le tracce a partire dal 1945. Ufficialmente non aveva mai avuto un nome preciso, anche se informalmente ci si riferiva a lei come Graf Zeppelin.
Questa nave, che non vide mai il mare aperto, che non ebbe mai la possibilità davvero di solcare i mari, rappresenta uno dei tentativi tedeschi, o meglio ancora nazisti, di imporsi come potenza dominante anche in un settore, quello della guerra marina, che a torto diversi osservatori hanno ritenuto fosse minoritario come interesse strategico per le idee del Führer e dei suoi gerarchi. La Graf Zeppelin, l'idea della Graf Zeppelin, nasce poco tempo dopo la presa del potere di Hitler. La Graf Zeppelin è un'idea nuova per quello che riguarda la guerra sui mari in Germania. Germania che all'inizio del Novecento aveva sviluppato la Hochseeflotte, la flotta d'alto mare, una enorme flotta da battaglia canonica promossa da Alfred von Tirpitz e giunta sino al grande scontro dello Jutland. Ma era troppo presto per le portaerei. Le portaerei arrivano dopo e inizialmente sono solo conversioni di navi da battaglia o incrociatori da battaglia che non potevano più essere costruiti dopo i trattati di pace e che venivano riutilizzati in veste nuova, molto spesso sperimentale. Negli anni 30 comincia a cambiare la visione del mondo verso queste nuove navi. Si comincia a studiare degli scafi appositi e quindi non più riadattati per realizzare queste portaerei. Uno di questi programmi è incluso nel piano Z, che è frutto anche dell'accordo navale anglo-tedesco. È l'accordo che prevede la possibilità di riarmo della Germania, un riarmo graduale. Il padre di questo piano Z e il padre della Graf Zeppelin è il grande ammiraglio Erich Raeder, capo della Kriegsmarine nazista. È lui a convincere Hitler della necessità di costruire nuove navi potenti, non necessariamente troppe in senso quantitativo, ma di altissimo livello qualitativo. L'idea di Raeder è di costruire una Kriegsmarine che nel giro di una quindicina d'anni possa essere sì numericamente più debole della Royal Navy britannica, la tradizionale rivale, ma a livello qualitativo capace di surclassare la stessa Royal Navy, che si basa in gran parte su vecchie navi rimodernate. La Graf Zeppelin è una di queste nuove navi. È una portaerei capoclasse, dovrebbe essere seguita da altre 3 similari. Gli eventi decideranno altrimenti. È un'idea nuova, grande, colossale, ma è il periodo in cui la Germania si impegna in un piano di costruzioni navali che parte con le Panzerschiffe, le corazzate tascabili, la classe Deutschland, che abbiamo già visto con la Graf Spee, e poi prosegue con gli incrociatori a battaglia classe Scharnhorst, le corazzate classe Bismarck e appunto le portaerei da oltre 33.000 tonnellate, dei mostri marini, ma già poco dopo l'avvio della costruzione, che inizia nel 1935-36, sorgono i primi problemi. Problemi di natura politica, perché come avviene in Italia, dove l'idea della portaerei è prima di tutto osteggiata da Italo Balbo, il grande trasvolatore, governatore della Libia, rivale politico di Mussolini e soprattutto nume tutelare dell'aeronautica. Lo stesso avviene in Germania, dove Göring non vuole intromissioni, non vuole cedere il controllo di aerei e piloti, nemmeno una piccola aliquota, alle altre forze armate. E questo è il primo ostacolo. È un ostacolo che si rivelerà cruciale, perché già alla fine del 1938 la costruzione della Graf Zeppelin rallenta. La nave potrebbe essere pronta per lo scoppio della guerra. Non lo è, perché da un lato la carenza di materiali. L'avvicinarsi del conflitto fa dirottare strategicamente la scelta di determinati materiali da costruzione, a cominciare da quelli ferrosi, verso l'industria pesante che produce carri armati e cannoni. Dall'altro, il rifiuto di Göring di fornire aerei adatti allo scopo e piloti. Il progetto Graf Zeppelin si arena. Delle 4 portaerei si passa a 2. Delle 2 a una sola, la Graf Zeppelin, che è appunto in costruzione. La seconda unità, che potrebbe chiamarsi Peter Strasser, viene cancellata poco dopo. Le altre 2 nemmeno pianificate. Quindi è una sola portaerei? Non proprio. Perché col passare della guerra, soprattutto vedendo gli sviluppi della guerra sui mari, la Kriegsmarine ci ripensa. Ci ripensa perché si accorge di quanto sia importante effettivamente l'incidenza della portaerei. Quella che sembrava
sostanzialmente solo una nave sperimentale, diventa il fulcro delle flotte. Se ne accorgono gli inglesi e se ne fanno accorgere anche gli italiani con la notte di Taranto, se ne accorgono gli americani a Pearl Harbor, se ne accorgono ancora di più i giapponesi a Midway e se ne accorgono anche i tedeschi, che vedono ad esempio la perdita della Bismarck, ne abbiamo parlato nel video apposito, dovuta anche alla mancanza di una adeguata protezione aerea. Gli aerei diventano fondamentali per proteggere le navi sulle lunghe rotte, ma non si può pensare di utilizzare solo aerei basati a terra. Serve un'aviazione imbarcata, servono i portaerei. Ecco quindi che col conflitto in corso, nel 1942 la Kriegsmarine inizia a pianificare un cambio di rotta, non solo sulla Graf Zeppelin, che vede ripartire i lavori in cantiere, non solo. Si passa anche a considerare la possibilità di convertire altre navi allo scopo di portaerei d'appoggio, portaerei di scorta, portaerei leggera. La prima nave considerata è un incrociatore, il Seydlitz. È un incrociatore di classe Hipper, lo stesso del Prinz Eugen. La classe Hipper doveva essere composta da 5 unità. La capoclasse, l'Admiral Hipper, il Blücher, che finisce affondato durante la conquista della Norvegia, il Prinz Eugen, famosissimo, farà da scorta alla Bismarck e a fine guerra sarà catturato dagli americani e utilizzato nei test atomici nell'atollo di Bikini. Poi altre 2 unità. Il Lutzow viene ceduto all'Unione Sovietica nel corso delle trattative per il patto Molotov-Ribbentrop. Non verrà mai completato, sarà consegnato incompleto ai sovietici e utilizzato da loro solo come batteria galleggiante. E infine il Seydlitz. Il Seydlitz, mentre è in costruzione e quando è quasi completo, viene considerato per un cambiamento, per una trasformazione in portaerei. Quindi la nave, quando è quasi completa, viene riportata in bacino. Le vengono rimosse tutte le sovrastrutture, a eccezione di fumaioli, e si inizia a pianificare la costruzione di un ponte di volo sovrapposto allo scafo. Ma non c'è solo il Seydlitz, ci sono anche altre unità. Si comincia anche a considerare la possibilità, come fanno gli italiani, di convertire delle motonavi veloci o dei transatlantici, quindi navi civili, a scopo bellico, non come incrociatori ausiliari, come portaerei, quindi modificandole radicalmente. Si lavora sulla Europa, una nave da trasporto, si lavora anche su altre unità che si ritiene possano essere utili allo sforzo bellico, come ad esempio il Potsdam e la Gneisenau, non l'incrociatore da battaglia, ma una nave sempre da trasporto, una nave passeggeri. Lavorando però sui progetti di queste navi ci si accorge che occorre irrobustire lo scafo per evitare problemi di tenuta. I progetti evidenziano grossi problemi ed evidenziano anche la necessità di lavori intensivi e spese ulteriori. Quella che dovrebbe essere la classe Jade, composta da 2 unità, Jade e Elbe, viene cancellata poco dopo la programmazione. Troppo dispendiosa, non c'è niente da fare. Meglio evitare di perdere tempo e di riversare delle risorse preziose su altri ambiti in progetti fallimentari. C'è da dire però che ad esempio in Estremo Oriente i giapponesi non la pensano allo stesso modo e prendono il transatlantico gemello del Gneisenau, lo Scharnhorst, anche questo solo eponimo dell'incrociatore da battaglia, e lo convertono in portaerei. Il transatlantico Scharnhorst si trovava bloccato in Giappone sin dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Era impegnato in una crociera attorno al mondo, non potendo rientrare in patria, i passeggeri a bordo vengono fatti rimpatriare in altro modo e la nave resta bloccata in porto per lungo tempo. Dopo la battaglia delle Midway del giugno del 1942, la Marina Imperiale giapponese decide di procedere alla riconversione dello Scharnhorst in una portaerei d'appoggio. Diventerà la Shinyo, che verrà affondata il 17 novembre del 1944. Quindi in realtà, volendo, certi progetti possono essere portati avanti. Messi da parte i progetti sui transatlantici, i tedeschi considerano anche un'altra nave, una nave francese, catturata sugli scali mentre è in costruzione durante l'invasione della Francia del 1940. È l'incrociatore leggero De Graaf. I tedeschi decidono di utilizzare quello scafo in costruzione per ottenere una portaerei, ma i francesi, soprattutto le maestranze, provano a opporsi con una resistenza silenziosa, ritardando i lavori, lavorando controvoglia, facendo mancare le risorse. Alla fine anche il progetto De Grasse finisce in un cassetto.
troppo lungo, troppo dispendioso, senza la possibilità di effettiva riuscita. Quindi cosa fare? Si torna alla Graf Zeppelin e dopo grandi insistenze Göring è disposto a mettere a disposizione alcuni aerei, ma gli aerei scelti non vanno bene. Sono aerei di vecchia concezione, sono aerei che meriterebbero aggiornamenti. È un modo, quello adottato da Göring, per boicottare a sua volta l'entrata in servizio della Graf Zeppelin. Immaginate due gerarchi diversi, Göring da una parte, Raeder dall'altra, che litigano per consentire a una nave di operare davvero nelle forze armate tedesche. Può sembrare follia, in realtà le cose sono andate esattamente così. Il progetto Graf Zeppelin viene nuovamente abbandonato quando Erich Raeder si dimette in polemica con la condotta della guerra sui mari e viene sostituito dal grande ammiraglio Karl Dönitz, l'uomo degli U-boat, che non crede nelle navi di superficie, le ritiene superate, non necessario lo sforzo bellico, e chiede che i cantieri tedeschi si concentrino esclusivamente sulla costruzione di U-boat, di sommergibili, solo quelli. Le navi restanti, quelle che non sono affondate, se sono in bacino di carenaggio vengono lasciate lì, nemmeno riparate e nemmeno aggiornate. È il caso dell'incrociatore della battaglia Gneisenau, che doveva ricevere torrette binate da 380 mm al posto di quelle trinate da 280 e resta lì, sugli scali, fino agli ultimi giorni della guerra. Altre navi restano in porto, tenute lì come navi caserma, quindi per acquartierare fanti di marina, oppure come batterie galleggianti per la difesa. La Graf Zeppelin viene abbandonata un'altra volta, resta lì, ferma, in attesa di cosa? Di un qualcosa che semplicemente non avverrà mai, il suo completamento e la sua entrata in servizio. La Graf Zeppelin resta lì fino a quando la resa della Germania è ormai imminente. In quel momento la Graf Zeppelin è solo esclusivamente una nave destinata all'autoaffondamento ed effettivamente i tedeschi la loro intenzione è quella di autoaffondarla, di non farla catturare. Non è l'unica nave che viene affondata, ce ne sono molte altre. Alcune di queste affondano in bassi fondali, tant'è vero che le sovrastrutture ancora affiorano e i cannoni vengono ancora utilizzati fino all'ultimo come armi difensivi. La Graf Zeppelin, quando ormai la Germania sta per perdere la guerra, è l'aprile del 1945, si trova nella rada di Swinemünde, attraccata a un molo in acque non troppo profonde, a 2 miglia da Stettino. A bordo aveva appena 40 uomini, solo meccanici e ingegneri, giusto la squadra di manutenzione, nulla più. Nell'aprile del 45 l'Armata Rossa sovietica è alle porte di Stettino. Le autorità si guardano bene dal far salpare le navi. È inutile, meglio autoaffondarle. Ed è quello che fa la squadra di manutenzione, apre le valvole, forza gli oblò e lentamente la Graf Zeppelin si adagia sul basso fondale, si incaglia nel fango. Vengono anche posizionate delle cariche da demolizione per distruggere i macchinari vitali, a cominciare dalla sala macchine, e perforare lo scafo. Alcune esplosioni effettivamente si notano a bordo, si odono queste deflagrazioni potenti dalla riva, ma la nave non è distrutta, è solo parzialmente inutilizzabile. Quando la guerra finisce, Stettino è sotto controllo sovietico e i sovietici decidono di utilizzare tutto ciò su cui riescono a mettere le mani. I sovietici depredano la Germania sconfitta di tutte le tecnologie belliche e non solo su cui riescono a mettere le mani. È una sorta di enorme furto, ma è chiaro, in questo caso i vincitori hanno sempre ragione. E se dal lato opposto gli alleati riescono a mettere le mani sui segreti missilistici e non solo della Germania, altrettanto fa l'Unione Sovietica, che acquisisce tutte le tecnologie utili. Quando si arriva ai colloqui di pace, l'Unione Sovietica non denuncia tutte le navi su cui è riuscita a mettere le mani, tutte le navi tedesche, soprattutto rottami o scafi semiaffondati, di cui è riuscita a impadronirsi. No, dichiara anzi che alcune di queste sono ormai perse e verranno semplicemente smantellate sul posto. Non è vero. Non è vero, ad esempio, per la Graf Zeppelin. E americani e inglesi lo sospettano. Alcune spie americane fotografano, ad esempio, la Graf Zeppelin riportata a galla alla fine del 1946. Già da qualche mese la nave era stata riparata. Inizialmente i sovietici si domandano come utilizzarla. Il primo utilizzo è come cargo straordinario. D'altronde si tratta pur sempre di una nave da 33.000 tonnellate e viene
sfruttata appunto come cargo per caricar di macchinari e pezzi di fabbriche tedesche e polacche da portare a est, in Unione Sovietica. È un vettore in quel momento la Graf Zeppelin, ma non basta. Dopo il suo arrivo a Leningrado, un arrivo smentito dai sovietici, negato sdegnosamente, la nave scompare. I sovietici allora adottano un'altra strategia. Cominciano a inventare storie. Dicono che sì, avevano riparato la Graf Zeppelin, avevano provato a trainarla fino a Kronstadt, ma lungo il percorso nel Baltico la nave e i suoi rimorchiatori erano incappati in un campo minato non dichiarato e la Graf Zeppelin, urtando una mina, era affondata. No, non era vero. Secondo i registri sovietici, il presidio del Soviet Supremo aveva sì deciso di affondare le vecchie navi tedesche, ma non in ottemperanza agli accordi post-bellici, piuttosto come occasione per delle esercitazioni di tiro. La prima nave a essere affondata è la Lutzow. Lo ricordate? L'incrociatore classe Admiral Hitler che era stato ceduto dai tedeschi ai sovietici nel quadro dell'accordo Molotov-Ribbentrop. La Lutzow viene affondata nel corso di un'esercitazione il 22 luglio del 1947. Il 14 agosto la Graf Zeppelin viene riportata a Swinemünde. Ha esaurito il suo primo compito, quello di nave cargo. Ora ha un secondo incarico, l'ultimo della sua carriera, quello di nave bersaglio. I sovietici hanno già capito non solo l'importanza delle portaerei, soprattutto il fatto che tanto gli inglesi quanto soprattutto gli americani hanno puntato moltissimo sulle portaerei per il loro futuro, per il futuro della guerra sui mari, e vogliono capire come attaccarle. La Graf Zeppelin viene utilizzata come nave bersaglio per una operazione congiunta di addestramento dei cannonieri della Voenno-Morskoi Flot, cioè della flotta russa, e per i bombardieri. Caricata di proiettili esplosivi, la nave viene portata al largo da Swinemünde e sottoposta a cannoneggiamento e bombardamento dal cielo. L'esercitazione per i sovietici è un successo e si conclude con alcune salve di siluri che penetrano nelle sezioni non protette dello scafo della Graf Zeppelin, soprattutto vicino agli elevatori, e ci sono zone vitali per una portaerei. E dopo meno di mezz'ora quella grande nave inizia ad inabissarsi, questa volta davvero e per sempre. Eppure da quel giorno del 1947, per almeno 10 anni, gli strateghi alleati al Pentagono si domandano che fine abbia fatto la Graf Zeppelin. Si sa tutto delle altre portaerei mancate di Hitler, si sa tutto dei progetti sulla classe Jade, si sa tutto della mancata conversione del De Grasse o del Seydlitz. La Graf Zeppelin, alcuni ammiragli americani temono che i sovietici l'abbiano riparata e messa in servizio nella loro flotta, anche solo per studiare la possibilità di una aviazione imbarcata, di realizzare in futuro nuovi portaerei. In realtà i sovietici impiegheranno moltissimo tempo a sviluppare una aviazione ad ala fissa imbarcata. Bisognerà aspettare la fine degli anni 70. La Graf Zeppelin è servita solo come bersaglio per studiare gli effetti di una guerra convenzionale contro le portaerei e il segreto viene mantenuto fino alla caduta dell'Unione Sovietica, fino al 1991. Con l'apertura degli archivi a Mosca si inizia a saperne di più, si iniziano a scoprire le bugie, quelle sul campo minato, quelle sulla distruzione di tutte le navi, ma della Graf Zeppelin non c'è traccia, non si sa esattamente dove sia finita, fino all'agosto del 2006, fino alla clamorosa scoperta di una nave esploratrice polacca che scopre nei fondali questo enorme scafo da oltre 33.000 tonnellate, l'ultimo lascito della guerra sui mari di Hitler. Una nave fantasma, una nave che era diventata una ossessione prima per ammiraglio Raeder, poi per gli strateghi alleati. Una nave che ormai da 20 anni ha una sola destinazione, quella di cimitero sottomarino, senza uomini a bordo per fortuna, ma quel relitto ancora oggi simboleggia uno dei tanti tentativi tedeschi di costruire armi prodigiose, armi destinate a dominare il mondo, ma un tentativo abortito, un tentativo che aveva fiducia solo da una piccola parte del regime nazista e che veniva avversato da un'altra parte molto più potente che aveva fatto di tutto affinché quella nave non prendesse mai il mare. E questo ci lascia un'ultima morale, un'ultima lezione storica. All'interno dei regimi non sempre le cose vanno come si vorrebbero. All'interno dei regimi dipende sempre dalla corrente politica dominante, la decisione sulle armi strategiche e sulle strategie stesse politiche, economiche e belliche. Quindi i grandi errori di una dittatura, soprattutto se impegnata in un conflitto, sono dovuti essenzialmente alla
assenza di una chiara cabina di regia condivisa. Uno solo comanda, uno solo decide e quell'uno solo si fa guidare o dal proprio ego o dai suggerimenti delle persone che ritiene fidate. In quel caso Hitler si fidò del maresciallo Göring, che vedeva la Graf Zeppelin come fumo negli occhi e non ascoltò il grande ammiraglio Raeder, forse uno dei pochi alti ufficiali pragmatici su cui poteva disporre la Germania, soprattutto nella guerra sui mari. A pensare cosa sarebbe potuta essere la Kriegsmarine con delle portaerei, un brivido scorre lungo la nostra schiena, perché d'altronde cosa sarebbe stata la Bismarck con una portaerei di scorta al suo fianco? Cosa sarebbe stata la Scharnhorst nella battaglia dell'Isola degli Orsi se avesse potuto contare sull'appoggio aereo? Cosa sarebbe accaduto alla Graf Spee se avesse avuto una portaerei di scorta con sé? Forse la storia sarebbe stata diversa. Per fortuna possiamo dire che gli errori strategici commessi da Göring e da Hitler di riflesso hanno condizionato la storia in modo tale che la follia nazista non potesse prevalere nemmeno sui mari.